Clicchiamo su account personale per il download e come vedete è stato scaricato correttamente il nostro file. Ora se ci spostiamo all'interno della cartella download possiamo trovare il nostro file account personale.php. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con l'impostazione della modifica del nome per quanto riguarda sia i file che le nostre cartelle. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire la funzione per il download dei file e delle nostre cartelle. Quindi per prima cosa ci spostiamo nel nostro editor, nella sezione elenco file e accanto all'immagine, quindi all'input type image per rinominare i nostri file e le nostre cartelle, aggiungiamo un nuovo input, sempre type image, e richiamiamo l'immagine icone slash down.png. Come titolo gli diciamo download, quindi download in questo caso file, perché siamo nella sezione per quanto riguarda i file, e al click non li associamo a nessun evento. Bene, e poi lo stesso facciamo con le nostre cartelle, quindi inseriremo anche qua un'immagine per il download. Qua gli diciamo download cartella. Bene, quindi salviamo, F5. Perfetto, è stata aggiunta correttamente la nostra immagine. Ora quello che dobbiamo fare al click, quindi sull'immagine download, è inoltrare tramite il form, quindi racchiuderemo questo elenco all'interno di un form, la richiesta al nostro file. Ora apriamo un tr td colspan 2, anzi 3, e al suo interno definiamo la tabella che ospita i pulsanti. Quindi inseriremo la tabella con le stesse caratteristiche della tabella principale. Bene, quindi aperta e chiusa. In questo modo. E questa tabella qua la racchiudiamo all'interno di un form, quindi form method post. L'action lo lasciamo vuoto e gli diamo un identificativo al nostro form, lo chiamiamo form dir, quindi aperto e chiuso, e racchiudiamo la nostra tabella. Bene, ora quello che dobbiamo fare al click sul nostro pulsante download è andare a modificare l'action e richiamare il file di nostro interesse. Quindi gli diremo on click change action, quindi andiamo a creare questa funzione e in ingresso gli passiamo il nome del file da richiamare. Il file lo chiameremo download.php e lo stesso facciamo con le cartelle. Quindi al click sul file download richiamiamo la funzione change action che adesso andiamo a creare, gli passiamo il file da inserire nell'action del nostro form. Quindi nel file cloud personale definiremo la funzione function change action che prende in ingresso l'action, quindi l'azione del nostro form, e per prima cosa andiamo a identificare il nostro form, quindi var form sarà uguale a document.get element by id, e qua ovviamente ci va l'id del nostro form, e poi gli diciamo form
punto action sarà uguale a privata sezioni account personale più action, quindi la nostra variabile. Salviamo, F5, selezioniamo l'immagine per rinominare. Come vedete viene aperto il pop-up per modificare il nome del file, clicchiamo su download e come vedete viene richiamato il file download.php che ovviamente non è ancora presente all'interno del nostro server. Ora andiamo a creare il nostro file, quindi creeremo un nuovo file e lo salveremo ovviamente come download.php. Bene, ora al click sul nostro pulsante per il download, oltre a inoltrare ovviamente la richiesta al file corretto, quindi al file download, dobbiamo aggiungere al nostro form anche i dati relativi al percorso e al file selezionato. Quindi nella nostra funzione change action, oltre a passargli l'azione del nostro form, gli passiamo la variabile i e la directory selezionata. Anzi, in realtà la directory ce l'abbiamo già salvata nell'intestazione del nostro file, quindi utilizziamo quella. Quindi gli passiamo per il momento il record selezionato. Salviamo e nel nostro file cloud personale all'interno della funzione change action, che riceve anche il nome, anzi la selezione la chiamiamo, quindi che riceve la selezione, quindi o cartella o file selezionato. Definiamo l'input cartella che sarà uguale a document.create element input, poi diciamo input cartella punto type uguale hidden, input cartella punto name uguale cartella e input cartella punto value uguale la nostra variabile cartella, quindi quella definita a intestazione del nostro file. Bene, poi allo stesso modo definiamo l'input col nome della selezione, quindi input select, tipologia sempre hidden, nome select e input select.value la nostra selezione, quindi la variabile che riceve la nostra funzione. Bene, e poi per finire le diciamo form.append child input cartella e form.append child input selezione, anzi select. Perfetto, quindi salviamo e nel nostro file download come test ci stampiamo post cartella e ci concateniamo
separato da uno spazio la variabile post select. Dovremmo averla chiamata così. Sì? Quindi salviamo e testiamo il corretto recupero dei dati. Quindi selezioniamo il file account personale per il download. Qua viene inoltrato solo account personale, perché la variabile cartella, come abbiamo visto nelle precedenti videoguide, stiamo operando per il momento all'interno della cartella privata, sì, della root privata, e non risulta inizializzata. Perfetto. Ora ci spostiamo all'interno della cartella CSS, selezioniamo stile.css. Perfetto, e come vedete ora, oltre al nome del file, ci stampa anche il percorso privata slash css. Bene, ora per prima cosa, come abbiamo fatto per la nostra anteprima, andiamo a definire la nostra directory. Quindi verificheremo se la variabile post cartella è diverso da stringa vuota. Allora definiremo la variabile directory utilizzando la variabile post cartella e ci concateniamo post select. Altrimenti directory sarà uguale a privata slash post select. Bene, poi sempre come abbiamo fatto in anteprima, definiamo il content type, quindi la tipologia del contenuto. Bene, definiamo header content type e li passiamo alla tipologia del contenuto e ci prepariamo per il download. Ora, per quanto riguarda il download diretto, nella precedente videoguida abbiamo utilizzato l'inline, e con l'inline andiamo a, col content disposition inline andiamo a visualizzarlo all'interno del browser. Per poterlo scaricare dobbiamo utilizzare la dicitura attachment, quindi al posto di inline useremo attachment. E come nome file ovviamente ci va post select. Quindi salviamo, clicchiamo su account personale per il download e come vedete è stato scaricato correttamente il nostro file. Ora se ci spostiamo all'interno della cartella download possiamo trovare il nostro file account personale.php. Bene, questo qualora sia un file. Qualora invece si tratti di una cartella, come vedete non viene generato nessun, o meglio viene generato un download incompleto, perché ovviamente non si tratta di un file. Come vedete abbiamo ricevuto un file vuoto. Quello che dobbiamo fare è, dopo aver definito le istruzioni per il nostro header, prima di leggere il file andiamo, nel caso di una cartella, a comprimerla e poi a scaricarla. Allora, innanzitutto per poter comprimere, quindi utilizzare la libreria presente in PHP, dobbiamo innanzitutto abilitare l'estensione in PHP-ini. Io l'ho già attivata e ora vi faccio vedere quale nello specifico dobbiamo attivare. Quindi ci spostiamo nella sezione dove vengono incluse le nostre estensioni, eccoci qua, e nello specifico dobbiamo decommentare, togliendo il punto e virgola, extension uguale zip e poi come sempre riavviare Apache. Bene, una volta fatto questo, quindi abilitata la nostra estensione, adesso andiamo a vedere come creare l'archivio di una cartella
quindi non andremo a fare neanche il download, ci concentriamo soltanto sulla creazione del nostro archivio. Quindi commentiamo sia le due funzioni header che la funzione read file. Allora, innanzitutto stiamo parlando di una classe già predefinita in PHP e quindi la prima cosa che dobbiamo fare è definire la variabile archivio o il nome che insomma più ci aggrada e associargli l'inizializzazione della classe, quindi new, e la classe si chiama zip archive, aperta chiusa tonda, punto e virgola. Bene, una volta che abbiamo inizializzato la nostra classe dobbiamo dirgli archivio open, quindi utilizziamo la funzione open e gli passiamo come primo parametro il percorso dove salvare il file zip, quindi sarà la nostra variabile directory, e ci concateniamo slash punto il nome della nostra cartella selezionata, quindi la variabile post select, e poi dobbiamo concatenargli l'estensione .zip. Quindi come primo parametro la funzione open vuole il percorso completo del nome zip da associare all'archivio, e poi come secondo parametro gli dobbiamo semplicemente dire zip archive doppi punti create, punto e virgola. Bene, poi dobbiamo andare a leggere il contenuto della nostra directory, quindi definiremo come sempre la variabile dir e apriamo il nostro percorso con opendir, quindi gli passiamo la nostra variabile directory punto slash, bene, e poi gli diciamo while $file è uguale a read dir, gli passiamo ovviamente il risultato della funzione opendir, quindi la nostra variabile dir, quindi per ogni risultato che trova all'interno della cartella gli diciamo ulteriormente, e soltanto per oggi perché poi dalla prossima video guida completeremo questa sezione, gli diremo if isFile e gli passiamo la nostra directory slash punto la variabile file, quindi gli stiamo dicendo che se il dato ritrovato all'interno della directory principale è un file, quindi non una cartella, gli diciamo archivio add file, e questa funzione già dal nome si può intuire qual è il suo scopo, quindi va ad aggiungere dei file, ecco perché abbiamo utilizzato la funzione isFile in PHP per andare a verificare il contenuto selezionato, e prende in ingresso la directory completa del nome del file, virgola, e il nome del file selezionato, e poi una volta che ha aggiunto tutti i file gli diciamo semplicemente archivio close, e ovviamente che in questo caso il nome della funzione è esplicativo, va a chiudere l'archivio appena creato. Perfetto, quindi salviamo e andiamo a testare la creazione di un archivio per la cartella selezionata dove al suo interno risultano presenti dei file. Questa cartella è vuota, idem test.2, mentre all'interno della cartella CSS troviamo il file stile.css e un'ulteriore cartella. Quindi selezioniamo la cartella CSS, clicchiamo su download
ovviamente l'header location non è impostato e la pagina rimane bianca. Ci rispostiamo all'interno della cartella CSS e come vedete è stato creato il file css.zip. Perfetto. Ci spostiamo all'interno della cartella tramite Windows, quindi all'interno della cartella CSS apriamo il nostro file zip. Come vedete al suo interno è stato inserito correttamente il nostro file stile.css. Possiamo notare che non è presente la cartella palette colori con all'interno ovviamente tutti i suoi file. Questo perché ovviamente dovremo andare a leggere ricorsivamente all'interno delle subdirectory e creare le cartelle con i relativi file al suo interno. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida, come abbiamo anticipato, andremo a completare la sezione per il download delle nostre cartelle, quindi per la creazione dei nostri archivi, andando a leggere tutte le subdirectory all'interno della cartella selezionata e creare l'archivio di riferimento.